Un signore anziano mi guarda e mi dice: Lavoravo molto tutti i giorni, poi sono andato in pensione e ora non valgo più niente. Una vita a lavorare per comprare quattro mura. Lei me l'ha sempre detto, mia moglie, che lavoravo troppo, e forse è vero, perché ora è mancata e avrei voluto godermela di più. Questa persona mi ha raccontato la sua vita in pochissime parole, e sembra un po' triste, ma in realtà ci sono una serie di insegnamenti che se ne possono trarre. Prima di tutto lo ringrazio perché mi ha permesso di attingere a una vastissima esperienza di vita così, in un attimo, in pochissimi secondi, in pochissime parole, e di non averla dovuta sperimentare io sulla mia pelle. Quindi andiamo subito a ricavare tutto il bello degli insegnamenti. Il primo insegnamento che ho potuto trarre dalla vita di questa persona è stato: evita di ricercare la tua felicità e la tua gioia soltanto attraverso il lavoro. E questo non perché il lavoro debba essere un qualcosa da porre in secondo piano nella propria vita, piuttosto che diventare fancazzisti, ma invece è proprio dal punto di vista mentale del dire: se io lavorerò o lavorerò di più, allora potrò raggiungere la felicità. C'è stato tutto un periodo nella mia vita in cui, forse perché sono nato in questa cultura, forse perché avevo attorno persone che vivevano cercando di essere felici attraverso il conseguire un obiettivo lavorativo, allora ho pensato che anch'io avrei dovuto fare lo stesso. Mi sono reso conto che in realtà questo, e per me, è stato sbagliato per diversi motivi, di cui il più esemplare è il fatto che pensavo che attraverso il lavoro avrei raggiunto un qualcosa, uno stato interiore di felicità, di gratitudine, di gioia. E in realtà per me non c'è stato nulla di più sbagliato, perché non c'è luogo, non c'è persona, non c'è attività che possa darmi un qualcosa che io non provo già dentro di me. E quindi questa è una parte poi anche del delegare la responsabilità all'esterno, che si tratterà in un video che sto già preparando. Il secondo insegnamento è: indirizza la tua vita verso quello che ti piace fare. E quando dico quello che ti piace fare, intendo quello che ti nutre, quello che in un certo senso ti dà gioia, quello che potresti anche fare per tutto il giorno, quello che ti fa dimenticare addirittura di mangiare, perché ti nutri in realtà di quell'attività lì, quello che per assurdo potresti addirittura farlo senza essere pagato, perché a te comunque andrebbe bene lo stesso così. Per scoprire che cosa per me era l'attività che mi nutriva, ho dovuto ricercare quali erano i miei talenti. Quindi quali erano quelle capacità che dentro di me erano innate, che mi permettevano di riuscire a fare delle attività benissimo, già anche meglio di come potevano fare le altre persone che avevano studiato e si erano esercitate. E che poi, comunque continuando a esercitarmi, sarebbero arrivate ancora di più a maturazione. La terza: nella tua vita indirizza le tue attenzioni e le tue energie verso un qualcosa che perdura anche oltre questa tua vita. Molte volte, e anche a me in un certo periodo, è successo che cercassi di indirizzare la mia vita verso un qualcosa che mi potesse portare a una sicurezza o un pensiero di sicurezza, che quindi evitasse di farmi lavorare su tutta una serie di paure. Per esempio, mi è successo di pensare a un certo punto della mia vita di scegliere l'università rispetto a quello che pensavo mi avrebbe potuto dare più sicurezza economica. Mi è successo di comprare un determinato oggetto pensando che quello mi potesse dare un qualcosa di sicuro, un qualcosa di nutriente. E vedendo questa situazione con uno sguardo un po' più ampio, legavo la mia felicità, legavo la mia soddisfazione, il nutrimento, semplicemente a oggetti deperibili, a situazioni deperibili, a situazioni che sarebbero finite. Allora, quello che ho trovato essere davvero utile nella mia vita è stato, e te lo dico con questa immagine: pensa di essere una nave e pensa di indirizzare la tua prua verso un obiettivo, e questo obiettivo è il più alto, il più nobile al quale proprio aspiri, che senti importante per te. Infatti,
Per molti anni ho pensato che vivere fosse un po' un mondo nebbioso nel quale non sapevo bene dove girarmi. E ho poi capito che invece è davvero facile e divertente anche il processo dello scegliere la propria direzione nel momento in cui so che come obiettivo ho un obiettivo che è per me il più alto e il più nobile e come bussola interiore ho quella che mi dice fai quello che ti nutre, fai quello che è davvero importante per te. La quarta, evita di definire il tuo valore e la tua identità attraverso un qualcosa che sia diverso da te stesso e da te stessa. Come dicevo prima, per esempio, ho cercato di definire la mia identità attraverso una macchina costosa, attraverso un telefono costoso, attraverso una bella fidanzata, attraverso un lavoro che mi permettesse di essere in sostanza più visto, più amato. E questo sicuramente è molto legato a una ricerca e a una scelta di ciò che si vuole essere. La quinta, scegli quello che va bene per te. Un giorno mi sono chiesto quanto di quello che ho nel mio contesto e di quello che ho scelto va bene davvero per me e per ciò che ho scelto di essere? Mi sono reso conto che allora molte delle cose che avevo attorno e molte delle cose che avevo scelto erano più legate a delle scelte di altre persone rispetto che a scelte che avevo compiuto io e in particolare a scelte della mia famiglia, scelte del mio contesto culturale. Questo argomento, come molti dei precedenti punti, faranno parte di altri video che già sto preparando. Sesta! Nel presente c'è già tutta la ricchezza e già tutta la bellezza e la gioia e anche la felicità che posso sopportare adesso. Spesso vivevo nel passato o nel futuro, come dicevo nel punto 1. Vivevo nel futuro perché pensavo un giorno, quando raggiungerò quella data cosa, sarò contento e felice. Nel passato perché pensavo, ah, com'era bello quel tempo in cui andava tutto così bene. Questo mi permetteva di non focalizzarmi su tutto il bello che già c'era, che già era qui. Un po' come nella storia che mi ha raccontato il Signore, aveva già la moglie lì, ma se ne è reso conto soltanto dopo che l'ha persa. Settima, lavora su di te. Intendo dire che nel momento in cui ho incominciato a lavorare su di me, ho potuto scrostare da via tutto quello che in realtà mi allontanava, in un certo senso, dalla felicità che comunque era già dentro di me. E il 7 plus, diciamo, è impara dalla vita degli altri e sappi che nel momento in cui con volontà indirizzi la tua intenzione in un certo senso, in una certa direzione, tutto l'universo cospira affinché tu ci possa riuscire. Questa è una frase che ho sentito dire tantissime volte. Quello che è certo è che mi sono reso conto che io sono l'unico responsabile al 100% nel momento in cui mi sono preso il 100% della mia responsabilità, sono l'unico responsabile della mia riuscita e anche della mia stessa disfatta, perché può avvenire attraverso un boicottaggio. E di questo anche ne parleremo più ampiamente. Quindi ti ringrazio, ti auguro un'ottima settimana, piena di abbondanza, piena di consapevolezza e di pace della mente e di gioia del cuore. Se il video ti è piaciuto, iscriviti e dillo a un amico.